Il confine è il tentativo di, come dire, definire, stabilire, demarcare uno spazio. Questo spazio può essere tanto concreto, quindi un territorio, ma anche mentale, percettivo, ed è un'operazione che noi facciamo da sempre. Sostanzialmente è il tentativo di classificare, di ordinare, di organizzare il territorio e quindi in realtà di dargli una gerarchia. E quando appunto le persone guardano una cartina geografica lo fanno non solo per orientarsi, ma anche per avere la rassicurazione che ci sia un ordine e quindi gli stati che hanno appunto i propri confini, che hanno dei colori diversi, ci rassicurano su un ordine che è stato costituito. Naturalmente il confine è tanto ordine ma anche disordine, perché creare un confine significa creare comunque lo scontento di qualche altra comunità e quindi questo poi arriva appunto a dei conflitti possibili per ristabilire un ordine. Sostanzialmente il confine è la gerarchizzazione del mondo che va dalla persona, quindi dal singolo fino al mondo intero, passando appunto dagli stati che sono l'esempio più classico di delimitazione di uno spazio geografico. Sicuramente il confine è un limite che dovrebbe essere invalicabile, ha l'avallo della legge. La frontiera invece dal latino appunto ci aiuta a dire che è di fronte a noi. Quindi la frontiera è uno spazio di competizione, di cooperazione, di transito, di allargamento. L'Europa sì, ha sia confini che frontiere, ha i confini classici degli stati, ma anche le frontiere. Per andare ai tempi recenti, con Schengen noi abbiamo creato uno spazio interno di circolazione, ma abbiamo creato anche per la prima volta un confine che poi si è tradotto anche in una frontiera marittima sovranazionale. E il peccato di Schengen, che naturalmente è un grande vantaggio per gli europei, è che ha creato questo confine sovranazionale delegandolo però a gestire la frontiera solo a pochi stati, quelli che si trovano nel mare, e quindi di fronte al mare. Gestire un confine terrestre non è facile, ma quello marittimo è ancora più difficile. E questo ci porta appunto al rapporto poi naturalmente con il grande problema delle migrazioni, la questione delle migrazioni che naturalmente suscita molta preoccupazione nella gestione di questa frontiera comune. Non avere una frontiera da questo punto di vista comune è un grosso problema. Manca l'Europa, manca una politica europea, ma questo è un problema che è legato soprattutto alle differenti volontà degli Stati che gestiscono sempre la politica migratoria come una politica nazionale. I muri, come tutte le altre barriere, sono ancora una volta un tentativo di stabilire chi sta dentro e chi sta fuori a una comunità. Chiaramente il riferimento adesso è soprattutto al problema migratorio. Ora, perché si fanno muri e soprattutto perché c'è questa voglia di chiusura degli ultimi tempi? Uno, perché c'è un rifiuto della globalizzazione economica, ma soprattutto perché c'è un rifiuto della globalizzazione migratoria, cioè del movimento delle persone. Ora ci dobbiamo chiedere, sono utili questi muri? Nel breve termine probabilmente sì. I muri hanno una certa efficacia nel bloccare alcuni movimenti migratori, ma questo è appunto un effetto di breve durata. Nel lungo termine i flussi migratori sono un po' come l'acqua, trovano un ostacolo, poi soprattutto i trafficanti di persone trovano un'altra via. Quindi possiamo anche erigere muri dappertutto in Europa, ma poi alla fine il problema si verifica anche perché noi dobbiamo verificare non solo le gestioni dei nostri confini, la gestione dei nostri confini, ma anche le ragioni della partenza delle persone, perché sono diversificate, conflitti, desertificazioni, ragioni economiche, e fin quando non capiremo le motivazioni non potremo gestire anche i nostri confini. Cosa ci fa appartenere alla comunità? Il sangue o la terra? E quindi richiamandoci allo ius sanguinis o ius soli non è una risposta facile, è una risposta che possiamo ricercare nella storia etnico-politica nazionale di un paese. Possiamo fare qualche esempio, quello della Germania. La Germania è stato un paese tipicamente legato allo ius sanguinis, cioè tedesco si nasceva. E per lungo tempo questo è stato, ma poi è stato modificato con una serie di leggi e anche cambiando la Costituzione in uno ius soli. Perché? Perché i tedeschi che arrivavano dall'Europa dell'Est con delle migrazioni di ritorno hanno cominciato a diminuire, il flusso è diminuito, così come è diminuita la demografia tedesca, c'è una difficoltà di rimpiazzare la popolazione tedesca e allo stesso tempo le comunità non tedesche, le comunità straniere, tipicamente quella turca, si sono stabilite definitivamente in Germania e quindi questo ha consigliato alle classi politiche tedesche di modificare lo statuto, cioè sostanzialmente passare da uno ius sanguinis, cioè tedeschi si nasce, anche a un tedeschi si diventa, cioè basta nascere sul suolo tedesco, ma questo capita molto più frequentemente nei paesi che sono tipicamente paesi di immigrazione, a popolamento di immigrazione come gli Stati Uniti, dove appunto si nasce sul suolo americano, statunitense e si diventa cittadino americano. L'accoglienza può essere sia un diritto che un dovere. Naturalmente qui dobbiamo fare riferimento soprattutto alle convenzioni internazionali del diritto internazionale. Chi aderisce, come si sa, alla Convenzione di Ginevra del 1951, i paesi che hanno firmato questa convenzione si sono obbligati ad accogliere le persone che dichiarano di provenire da persecuzioni a rischio di vita di tipo politico, etnico, razziale, sessuale. E quindi se una persona dichiara
questa condizione, lo Stato verifica questa condizione e quindi ha il dovere di accogliere la persona. Al di fuori di questo possiamo risalire addirittura alla convenzione, al trattato di Augusta del 1555 che stabiliva che una persona poteva lasciare il proprio paese e poteva rientrarci. E questo poi è stato accolto anche nella Convenzione ONU all'articolo 13 sui diritti umani, dove si stabilisce uno ius emigranti, ma non uno ius immigranti. Il che significa che una persona può immigrare, ma non ha il diritto necessariamente a immigrare, a entrare in un paese. Questo ci fa capire che gli Stati, al di fuori della Convenzione di Ginevra, possono normare l'entrata delle persone, quindi possono tutelare il proprio confine. Quindi dipende dalla situazione internazionale. Il termine aiutiamoli a casa loro è uno slogan più che un argomento. Innanzitutto bisogna chiederci che cos'è casa loro. Normalmente con questo termine noi ci riferiamo ai paesi africani, ma qui ci manca spesso una conoscenza geografico-culturale etnica di questi paesi, che pure sarebbe necessaria per capire che cos'è casa loro. Storicamente i 3 tipi di aiuto a casa loro sono stati quello del finanziamento a questi paesi o quelli di includerli in un commercio internazionale, quindi abbassando tariffe, dazi, eccetera, oppure quello di aiutare e quindi di promuovere i diritti umani. Queste sono 3 operazioni che possono essere singolari oppure anche coordinate. Però se noi andiamo ad analizzare questo tipo di soluzioni scopriamo che finanziarle a casa loro spesso si finanziano paesi che sono dittatoriali e quindi andiamo a finanziare come dire, oligarchie al potere, etnie dominanti, non certamente la popolazione, che è quella che poi è portata ad emigrare. Quindi ci dobbiamo chiedere, è utile finanziarli a casa loro quando finanziamo questo tipo di situazioni? È forse più costoso di quello che stiamo facendo adesso? Ho l'impressione che questa formula, questo slogan non coglie poi come dire, le difficoltà di coniugare i vantaggi dell'apertura, che sono stati il fondamento delle nostre società aperte, con quelli che sono come dire, le complessità del mondo aperto. Quindi non si può tenere un mondo aperto per quello che ci conviene e chiuso per l'altro, per ciò che non ci conviene.